Allora, io sono Gianluca Pagella e partiamo dalla fine. Da un anno che sono presidente della FIAB di Alessandria, che è Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. Quindi la bicicletta è una cosa che fa parte della mia vita da sempre. Allora, quel giorno me lo ricordo come un giorno epocale, uno spartiacque, parlando di alluvione. Io abitavo prima a 50 metri dal fiume e i giorni precedenti c'era l'acqua, comunque pioveva, era molto alta. E mi ricordo che all'arrivo dell'acqua impetuosamente in 10 minuti noi avevamo una distanza dal fiume di 70-80 metri, avevamo 40-50 cm di acqua dentro al nostro cortile della nostra casa. E a quel punto lì, in un brevissimo lasso di tempo, l'acqua è salita e noi abbiamo pensato di andare a vedere l'attività, perché io ho fatto per 27 anni l'imprenditore nel ramo delle automobili. Abbiamo cercato di salvare il salvabile nel negozio, come dire, quelle cose che fai per disperazione. Poi quando ci siamo resi conto che la situazione diventava pericolosa, perché l'acqua improvvisamente si era arrivata a 1,50 m, abbiamo detto, beh, è meglio che salviamo la pelle. Siamo riusciti fortunosamente a rientrare in casa e rimanere poi in casa. Noi avevamo una villetta da 2 piani. Il piano inferiore viveva mia nonna, che è rimasta, sei comandante che non abbandona mai la nave, no? È rimasta a dormire con 20 cm d'acqua sotto di sé, perché tanto lei aveva detto sono vecchia, quindi io non salgo. Noi siamo rimasti per 3 giorni al piano di sopra, cane compreso, e abbiamo resistito. Quindi quel periodo è stato dettato da quello, e da quello nasce poi un po' l'esperienza della mia vita, perché poi a scadenza di un decennio, nel 2004, la mia attività commerciale ha chiuso. E il 94 è stato quello spartiacque. Nel 2004 chiudiamo l'azienda con una cosa che ci ha cambiato la vita. Immaginate la mia vita nel 2004, fino al 94, una vita di cose stabilite, di una gerarchia sociale. 2004 la mia vita, quella della mia famiglia, va in pezzi, come se prendessi uno specchio e lo butti a terra. La tua immagine si vede a pezzettini, quindi vedi tante parti di te. E da lì nasce un percorso per cui poi chiudo l'azienda, mi portano via tutto, quindi 2 case, un capannone, tutte le macchine che avevo, la bicicletta Peugeot no, quella è rimasta. L'ho salvata dall'alluvione e ce l'ho ancora adesso, quello che dicevamo all'inizio. Cosa serve? Quello è l'esempio, perché io mi sono attaccato a quello, tanto quello non me lo possono più ignorare perché non c'è la targa, quindi le biciclette sono utili. E mi ha permesso di muovermi e mi ha permesso di ricominciare. La bicicletta è stata quello che mi ha permesso di riattaccare un po' la vita di quello che è stato e quello che non sapevo cosa potesse essere. La soluzione ecologica è venuta, come dicevamo, dovuta da una scelta. La scelta di fare qualcosa, perché va bene, io chiudo l'azienda, faccio l'operaio, faccio il dipendente per un mio fornitore, poi nel 2013 questo chiude, quindi ho fatto l'imprenditore, il dipendente, il disoccupato e adesso faccio l'artigiano. Mi manca il pensionato, ma quello forse non so manco se ci arriverò, quindi sto coprendo un po' tutte le fasce della nostra società. Quell'anno del sabbatico in cui mi trovo senza lavoro, devo decidere cosa fare. Di rientrare nel mondo del commercio non avevo più voglia per una serie di motivazioni, non avevo più l'ispirazione, anche se ci ho provato, non ci ho provato proprio tantissimo. Quell'anno lì ho detto che faccio, inventati, pensaci, ripensaci. Non avevo voglia di stare chiuso in un capannone. Io quegli anni delle chiusure del capannone che ho dovuto fare li ho trovati come una prigione. La libertà della bicicletta è proprio quella anche per me, di essere indipendente, fare ciò che penso e che posso fare. E quindi la bicicletta mi ha cambiato la vita. Trovo e invento, grazie alle idee di alcune persone che mi hanno dato delle informazioni, già una giusta. Ma allora, è l'alleata migliore per il futuro del pianeta e per la qualità di vita che ti permette. Ti permette di muoverti a basso costo, ti permette di essere comunque indipendente, ti permette di cambiare itinerari da quelli stabiliti da un percorso che l'auto ti incanala. E siamo un mondo molto precostruito, quindi abbiamo un sacco di strade e di spazi che ci